E se realizzassimo la borsa perfetta per queste vacanze natalizie? Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul canale YouTube di Macre Bag. Io sono Martina e ti insegnerò tutto quello che so sul mondo dell'uncinetto. Ma oggi realizziamo la borsa nocciolina. Eh sì, oggi vi mostro il modello perfetto per queste vacanze natali, ma perché no, anche per Capodanno. Abbiamo questa borsa di piccole e medie dimensioni realizzati con un particolare punto nocciolina. Abbiamo creato prima il fondo, e non ho ancora tolto il marcapunti, il corpo della base composto da tutti questi punti nocciolina, che è un punto nocciolina però molto particolare, e poi questo manico a punto basso un po' più rinforzato. La borsa non è foderata, potete comunque foderarla, e ora vi mostro tutto l'occorrente necessario per realizzarla. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi i prossimi video e anche cliccare sulla campanella per ricevere la notifica. Ci trovi però anche sui canali social Instagram e TikTok col nome macre.bag, quindi mi raccomando, seguici se non vuoi perderti nessun contenuto sul mondo degli uncinetti. Per realizzare la borsa nocciolina avrai bisogno solamente di un materiale, ovvero il nostro filato Pandorino Lurex, o anche quello classico se vi piace il colore, tanto il tipo di materiale non cambia. Noi abbiamo utilizzato 2 gomitoli da 250 grammi, quindi mi raccomando, se volete realizzarla vi consiglio di comprarne 2 perché sennò rimanete senza, sia in colore Lurex ma anche in un colore semplice classico, a vostra scelta, e un uncinetto numero 7, che pure questo troverete disponibile sul nostro shop online macrebag.it. Quindi ora andiamo a vedere il video, vediamo attentamente tutti i passaggi che io vi indico passo passo mentre mia mamma fa l'uncinetto e realizza questa borsa, e noi ci vediamo alla fine del video. Iniziamo prendendo il nostro uncinetto, che in questo caso è un numero 7, e il pandorino. Lo abbiamo girato attorno all'uncinetto in questo modo. Ora faccio il primo cappietto, così giro, carico il filo e vado a chiudere. Ora da questo cappio devo realizzare un totale di 19 catenelle, quindi inizio realizzando le mie catenelle. Questo passaggio lo facciamo più velocemente e quindi realizziamo un totale di 19 più 1, e quindi un totale di 20 catenelle in tutto, compreso anche il cappietto. Ora dobbiamo iniziare a fare il primo giro di punti bassi. Come sempre salto la prima catenella, anche la seconda, ed entro nella terza con l'uncinetto, però non devo entrare all'interno di questa V, ma come vi ho fatto vedere in altri video, giro leggermente e entro nella solina qui dietro, questa. Quindi entro con l'uncinetto, così, carico, vedete, poi carico, trascino fuori il filo e a queste 2 asole carico di nuovo e chiudo. Ho realizzato così un primissimo punto basso. Ve lo facciamo rivedere in quello successivo. Rientro nella solina che si trova dietro, così, in questo modo. Da davanti risulta così, in questo modo qui. Carico l'uncinetto, trascino fuori, ho le 2 asole, carico di nuovo e vado a chiudere. E ora andiamo avanti velocemente fino a arrivare all'ultimo cappietto del lavoro. In quel caso faremo qualcosa di differente, vi facciamo vedere. Fatto tutto il primo giro, in questo modo, ora dobbiamo andare a realizzare l'angolo della nostra base e passare poi dall'altro lato della catenella. Qui ho il mio cappietto, devo entrare con l'uncinetto all'interno di esso una volta, ed carico e trascino, carico e chiudo, e ho fatto un primo punto basso. Allora ne dovrò realizzare altri 2, facciamo vedere lentamente. Quindi entro nell'uncinetto, carico il filo e trascino, 2 asole, carico di nuovo e vado a chiudere. Ancora entro per la terza volta, carico il filo e trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. Vedete, tiro poi il filino più corto e ho praticamente girato attorno al mio cappio e mi trovo dall'altra parte. Ora dovrò andare a fare un altro giro di punti bassi anche in quest'altra costolina della catenella.
però entrerò diversamente, quindi devo entrare prendendo le V, prendendo, vedete, l'asola più esterna, così, quindi carico il filo più lungo e lascio quello corto sopra, in questo modo da fissare il lavoro e non dover fare una cucitura successiva. Quindi vedete, carico l'uncinetto in questo modo, ho queste due asole, carico di nuovo e chiudo. Facciamo vedere lentamente, altre volte rientro nel punto successivo prendendo la V, la sola asolina più lontana, sembra quasi un punto in costa retro. Poi carico e trascino fuori, ancora carico e vado a chiudere, ancora rientro nella V, carico il filo e trascino, carico di nuovo e chiudo. In questo modo, vedete, mi porto avanti questo filo fino al termine, lo sto andando praticamente a coprire e a fissare. Ora noi andiamo avanti e facciamo vedere come lavorare l'ultimissimo punto anche di questo giro. E ora iniziamo a lavorare l'altra costolina della nostra catenella. Prendo il filo più corto, che è quello che abbiamo visto prima nel cappetto, e lo posiziono sopra qui, adiacente alla catenella, perché devo andarla a chiudere. Ora col mio uncinetto devo entrare in questo punto prendendo entrambe le asoline del punto in questo modo e mi porto dietro anche il filo più corto, lo metto sopra. Ora carico il filo e lo trascino fuori. Ho queste due asole, carico di nuovo e vado a chiudere. Ancora entro nel punto seguente, porto il filo sopra, quello più corto, carico il filo e lo trascino fuori, così carico di nuovo e chiudo. Vado avanti così fino a realizzare l'ultimissimo punto. In questo caso dovremo fare 2 punti bassi e vi spieghiamo perché. Realizzato pure la seconda parte, per ora il nostro fondo avrà questa forma e dimensione. Devo entrare nell'ultimissimo punto e qui fare 2 punti bassi, quindi faccio il primo punto basso, 1 e il secondo. Perché faccio 2 punti bassi qui e dall'altra parte ne ho fatti 3? Semplicemente perché il primo aumento dell'angolo, diciamo, del fondo è stato fatto nel primissimo punto, in questo. Quindi nel primo lato ne farò 3. Nel secondo invece ne vado a fare 2, questi 2 perché un altro è già qui dall'altra parte. Ricordatevelo bene. Ora noi andiamo ad aggiungere un marcapunti per ricordarsi il punto di partenza, il lato di partenza, che ci servirà a questo passaggio soprattutto per le cuciture finali della borsa. E ora chiudiamo il primo giro, facciamo vedere come farlo, il trucco che utilizziamo spesso. Quindi allungo leggermente l'asolina, tolgo l'uncinetto, rientro in questo modo nel punto iniziale, così prendendo entrambe le asole. Ora con la mano aiuto, prendo il filo, lo passo attorno all'uncinetto e lo trascino all'esterno, così, in questo modo. Ancora, quindi ora vedete, allungo leggermente, giro l'uncinetto e rientro nel punto in questo modo, carico il filo, trascino fuori. Ho 2 asole, ora vedete, carico e chiudo. E così è iniziato il secondo giro. Ora però in questo secondo giro dobbiamo fare un primo aumento per andare ad aumentare così la dimensione del fondo. Quindi devo entrare nuovamente nel punto che ho appena lavorato e fare un altro punto basso, così, e chiudo. E questo ho fatto un primo aumento. Questo mi servirà per poi aggiungere agli aumenti che farò al termine del giro, che si troveranno dall'altra parte qua. Quindi ho fatto il primo aumento e dopo ne dovrò fare altri 2. Ora andiamo avanti, facciamo anche qui semplici punti bassi entrando singolarmente nei punti. Questi si vedono molto bene perché vedete, entro in questo buchino, carico e chiudo in questo modo più lentamente. Quindi entro qui prendendo entrambe le asole, carico il filo, trascino fuori, ho queste 2 asole, carico di nuovo e le chiudo.
E ora andiamo avanti, arriveremo fino in fondo dove mi troverò i miei 3 cresciuti che ho fatto nel giro precedente. In quel caso dovremo fare una lavorazione differente. Eccomi dall'altra parte, contiamo, abbiamo aumento numero 1, 2 e 3. Ora in questo caso devo entrare per ben 2 volte in ogni punto. Quindi vedete, entro qui e faccio un primo punto basso. 1, di nuovo rientro e ne faccio un altro, quindi un totale di 2 aumenti, non diminuzioni. Molte volte mi dite che sono diminuzioni, questi sono aumenti. Di nuovo in quello seguente faccio altri 2 aumenti, 1 e 2, quindi un punto basso più l'aumento sarebbe così, e di nuovo nel terzo un altro punto basso, 1 e un aumento. In questo modo praticamente la forma del fondo va ad aumentare, ad ingrandirsi. E ora andiamo avanti, facciamo un'altra parte di singoli punti bassi fino ad arrivare agli ultimi 2 punti di lavoro, che sono esattamente i 2 aumenti fatti nel giro precedente, 1 e 2. Ecco che ci siamo, vedete abbiamo lasciato gli ultimi 2 punti 1 e 2 e anche qui devo realizzare 2 punti bassi per ogni singolo punto. Quindi entro qui prendendo le 2 asole in questo modo, vedete poi col pandorino si nota benissimo la lavorazione, infatti è un filato perfetto per le principianti. Carico l'uncinetto e trascino fuori, carico di nuovo e vado a chiudere, ancora rientro, carico l'uncinetto e trascino, carico di nuovo e chiudo. Di nuovo l'ultimissimo punto, entro qui, carico così, carico ancora e chiudo. Facciamo l'ultimo, scusate, ed ecco qui abbiamo fatto 2 punti per ogni aumento del giro precedente. Ora chiudo il giro, allungo leggermente la solina e tolgo l'uncinetto, entro qui nel punto, nel primo, prendendo entrambe le asole, vedete così. Di nuovo mi aiuto con le mani, prendo l'altra solina e la faccio passare da davanti per entrare l'uncinetto. Lo trascino fuori e formo questa mia solina. Ora però il fondo è terminato e quindi dobbiamo passare a realizzare il corpo della nostra borsa. Come primo passaggio dovrò realizzare un giro di punti bassi in costa retro. Questo mi darà l'angolazione giusta per poi alzarmi in altezza e realizzare i punti nocciolina che caratterizzano questo modello. Quindi ora, per iniziare, non dovrò prendere entrambe le asole, ma dovrò entrare all'interno, vedete, di questa V, prendendo solo e soltanto l'asolina esterna. Quindi entro con l'uncinetto in questa V, prendendo solo l'asolina esterna, così. Ora però un trucchetto che svolgiamo spesso è di prendere anche l'asolina dietro-stante, quella che si trova sotto quest'ultima. Quindi entro con l'uncinetto all'interno di questa, così, in questo modo. Ora carico l'uncinetto e trascino fuori tutte e 2. Ho 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Faccio lo stesso per tutti i punti del giro. Entro nella prima asolina e ho preso anche la seconda, vedete? Carico e trascino, carico e chiudo. Ancora, così entro in tutte e 2 le asoline, carico ancora e realizzo il mio punto basso in costa retro. Dovrò andare avanti così per tutto il giro del lavoro, facendo solo singoli punti bassi in costa retro. Utilizziamo questo trucchetto per evitare che si vengano a formare dei buchini poco estetici al termine della nostra base. Quindi noi andiamo avanti, semplicemente realizziamo questi punti fino al termine, noi facciamo vedere come chiudere il giro e poi come continuare a realizzare il corpo. Ho fatto tutto il giro di punti bassi in costa retro e ora semplicemente devo andare a chiudere. Quindi facciamo come abbiamo fatto prima,
tiro, vedete, l'asolina e tolgo l'uncinetto, rientro nel primo punto qui, di nuovo prendo l'asola e la trascino dall'altra parte, in questo modo. Ok, ora tiriamo leggermente l'asolina e cambiamo l'uncinetto, perché andiamo a prenderne uno di un numero più grande, ovvero l'uncinetto numero 8. Ora entro dentro il punto stesso e faccio un primo punto basso, quindi così carico e chiudo. Ecco qui. Ora per alzare il lavoro devo realizzare 2 catenelle, quindi 1 e 2. E ora nel solito buchino devo andare a realizzare 3 punti alti, quindi mi serviranno questi per realizzare la prima nocciolina. Faccio vedere lentamente. Vedete, carico l'uncinetto in questo modo, passo il filo attorno adesso da dietro a davanti e ora entro nel punto, quindi entro con l'uncinetto nel punto in questo modo. Vedete, ora prendo il filo e lo trascino fuori, tiro, vedete, ora ho queste mie 3 asole. Allora carico l'uncinetto e vado a chiudere le prime 2 asole, carico di nuovo l'uncinetto e vado a chiudere i 2 restanti. Questo è un primo punto alto. Facciamone un secondo, carico il filo attorno all'uncinetto, rientro nello stesso punto, carico il filo e trascino di nuovo le 3 asole, quindi carico e chiudo le prime 2, carico e chiudo le altre 2. Un altro punto alto, vedete, carico il filo, entro nel punto, carico di nuovo, vedete, così, carico, chiudo le prime 2 asole e carico e chiudo le altre 2 ed ecco che ho fatto la mia, diciamo, prima nocciolina. Ancora non si nota molto bene, vedete. Ora facciamo un passaggio particolare che si fa non nell'abituale punto nocciolina, questo è un po' più speciale, quindi tiro l'asolina su un pochino, tolgo ora l'uncinetto e devo entrare qui nel primo punto, vedete, nel primo punto, che sarebbe in questo caso la catenella. Ora con l'uncinetto da dietro prendo di nuovo l'asolina e lo trascino e qui ho chiuso, diciamo, la mia asola e fatto questa prima nocciolina. Ora carico e faccio una catenella. Ora saltiamo il punto seguente, entriamo in quello ancora successivo e ora dovrò fare 4 punti alti, quindi facciamo vedere più velocemente. Quindi entro e faccio il primo punto, ancora rientro e faccio il secondo punto alto, vedete, così carico l'uncinetto, entro nel punto, questo è il terzo e questo è il quarto. Ora abbiamo piano, vedete, abbiamo di nuovo 4 punti alti e ora facciamo come prima, allungo leggermente l'asolina e tolgo l'uncinetto. Devo entrare anche qui nel primo punto e questo, vedete, è più facile perché si nota molto bene questo buchino. Quindi da davanti entro con l'uncinetto qui e prendo entrambe le asoline, vedete, inserisco l'asola e vado a chiuderla. Ora faccio una catenella e la seconda nocciolina è pronta, vedete. Ora salto il punto e entro in quello seguente, così. Il metodo è sempre questo, da ora in avanti dovrò fare 4 punti alti per ogni punto, chiudere con quella maniera particolare e chiudere poi con una catenella finale. Andiamo avanti, il giro sarà sempre questo e il metodo uguale. Facciamo vedere poi come risulta il primo giro realizzato e come fare poi il secondo. Ecco qui che abbiamo fatto, vedete, tutto il primo giro, risulterà così. Questo è il primo giro di noccioline. Ora dobbiamo iniziare il secondo. Devo andare a chiudere però prima questa parte, quindi col mio uncinetto dovrò girare la primissima nocciolina e prendere questa prima asolina. Mi raccomando, questa è l'asola
che usiamo per unire tutti e quattro i punti alti e non la catenella. La catenella è quella a fianco, questa qui, quindi non dovete prendere questa ma quella precedente. Quindi entro con l'uncinetto qui, riprendiamo entrambe le asole, che sono due, si vede, carico l'uncinetto e trascino fuori e vado a chiudere. Così ho chiuso il primissimo giro e ora iniziamo a realizzare il secondo giro di punti nocciolina. Poi non vi faremo vedere gli altri, andremo avanti col lavoro. Qui è molto semplice, praticamente devo entrare in questo buco molto spazioso, molto grande, col mio uncinetto. Entro in questo archetto qui col mio uncinetto, entro, vedete, carico da dietro il filo e lo trascino fuori, così carico di nuovo e chiudo quindi con un punto basso il primo. Ora per alzarmi faccio altre 2 catenelle e questo praticamente è il sostituto del primo punto alto, perché ora dovrò fare altri 3 punti alti entrando sempre in questo archetto. Quindi più velocemente, un punto, un altro punto alto e l'ultimo. Ora come sempre lungo l'asolina entro in questo caso nell'ultima catenella, nel buchino dell'ultima catenella, allargatela un pochino perché a volte non è semplicissimo entrarvi. Prendo l'asola, così la faccio passare, catenella, e qui abbiamo fatto la prima nocciolina del secondo giro, vedete, rialzata. E ora semplicemente devo andare avanti entrando in quest'altro archetto, quello seguente, facendo qui 4 punti alti. Andiamo velocemente ora, quindi il primo punto alto, il secondo, questo il terzo e l'ultimo, così. Ancora tolgo l'asolina, in questo modo entro nel punto, vedete, questo del primo punto alto che è molto più facile da vedere, carico così e chiudo, catenella, e ho fatto anche la seconda nocciolina. E ora andiamo avanti, devo entrare praticamente in tutti gli archetti e realizzare questo particolare punto nocciolina. Anche qui come sempre 4 punti alti, chiudiamo in quel modo particolare e poi facciamo la catenella. Qui c'è anche ROI. Andiamo avanti, vi facciamo vedere il lavoro completato e come proseguire per realizzare il manico e la parte alta della borsa. Via. Siamo arrivati all'ultimo giro e ora come prima dobbiamo chiudere. Infatti ad ogni giro dobbiamo fare sempre questa chiusura. Quindi entro in questo punto, carico il filo e chiudo con un punto basso. Ed ecco qui che il corpo della nostra borsa è pronto. Abbiamo fatto un totale di 6 giri di questi punti nocciolina particolare per un totale di 22 noccioline per ogni singolo giro. Ora semplicemente, vedete, mi sono fermata qui, che è dove siamo partiti perché abbiamo il marcapunti qua sotto, e devo iniziare a lavorare un giro di semplici punti bassi, ma cambio l'uncinetto, prendo uno più piccolo, il 7, perché voglio che il mio lavoro sia un pochino più fitto, e iniziamo a lavorare i punti. Ora vi facciamo vedere. Per fare il primo punto basso con questi punti nocciolina sotto devo fare una catenella per alzare il lavoro, devo entrare in questo archetto con l'uncinetto, vedete, entro qui dentro e faccio un punto basso, quindi carico l'uncinetto e lo trascino fuori, ho 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Ora entro qui in questo punto che si è formato il punto nocciolina e entro con l'uncinetto e faccio un punto basso. Ancora entro nell'archetto e faccio un punto basso, entro in questo punto che si trova subito a fianco all'archetto e faccio un punto basso. Alterno per tutto il giro in questo modo, quindi realizzo un giro di singoli punti bassi entrando nell'archetto e nel
punto a fianco ad esso. Sono arrivata esattamente da dove siamo partite, abbiamo fatto un primissimo giro di punti bassi, si fa vedere, vedete, si nota già abbastanza, e ora devo iniziare un secondo giro e semplicemente entrerò in questo buchino, che è la catenella di partenza, e farò un primo punto basso. In questo modo si lavorerà a spirale, quindi poi entro in tutti i punti bassi che trovo realizzati del giro precedente. Non entro, vedete, nella zonina più grande, nell'archetto più grande, ma semplicemente nei punti bassi. E anche qui faccio questo giro di singoli punti bassi fino a tornare al punto di partenza. Abbiamo realizzato il secondo giro di semplici punti bassi, il risultato è questo. Ora abbiamo aggiunto i marcapunti in questa parte qui, sia davanti che dietro, al centro del lavoro, e tra un marcapunti e l'altro abbiamo lasciato un totale di 7 punti. Ora ritorniamo con il nostro uncinetto. Qui siamo esattamente al punto di partenza dove avevamo il marcapunti iniziale qua giù, e ora rifacciamo un altro giro di punti bassi, quindi continuiamo con semplici punti bassi fino ad arrivare a questo primo marcapunti. Iniziamo velocemente, facciamo i nostri punti bassi, 1, 2, singoli punti bassi. Questo sarebbe praticamente l'inizio del terzo giro, e arriviamo a realizzarli fino, vedete, al nostro marcapunti. Entriamo anche qui dentro, togliamo, facciamo un punto basso e ora invece dobbiamo fare delle semplici catenelle. Ne faccio un totale di 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E ora con la nostra catenella andiamo a inserire l'uncinetto nel marcapunti qui, in questo punto qui, quindi tolgo il marcapunti e aggiungo l'uncinetto, così carico il filo e lo trascino fuori e chiudo con un punto basso, quindi ricarico di nuovo e chiudo. Ora continuiamo con i punti bassi fino ad arrivare al marcapunti dell'altro lato. Anche lì dovremo fare 9 catenelle e rientrare nell'altro marcapunti. Andiamo avanti e facciamo il risultato di questo giro terminato. Siamo arrivati all'altra estremità, qui dove abbiamo il nostro marcapunti iniziale, e vedete il giro risulta così, con questi due manichini molto sottili. Ora semplicemente reinizio, li faccio semplici punti bassi fino ad arrivare al manico, e in questo caso vi facciamo vedere come procedere. Ora devo fare un giro di punti bassi sempre anche qui all'interno delle catenelle, quindi entro nella singola catenella e faccio un primissimo punto basso, vedete, carico, trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. Ancora entro nella catenella seguente e faccio un altro punto basso, quindi anche qui nelle nostre 9 catenelle dovranno essere fatti dei punti bassi. Questo ci servirà per aumentare lo spessore del nostro manico e renderlo più resistente. Quindi facciamo questo lavoro fino all'ultima catenella, riniziamo poi a fare i semplici punti bassi per tutta la circonferenza e lo stesso lavoro lo faremo anche del manico dell'estremità opposta. Vi facciamo vedere poi come proseguire dopo questo giro. Siamo arrivati ora di nuovo al marcapunti, vedete abbiamo lavorato entrambi i manici e ora ripartiremo a fare il terzo e ultimo giro. Qui realizzo semplici punti bassi fino a raggiungere il manico. Ora siamo qui a realizzare ancora il manico. Realizzerò dei punti bassi allungati un po' particolari perché non andrò a prendere tutto il manico entrando con l'uncinetto qua sotto come si fa di solito, ma entrerò nella base del punto basso del giro precedente, quindi entro qui nel primo, carico l'uncinetto, lo allungo, carico di nuovo e chiudo. Vi facciamo vedere più lentamente.
entro nel punto, vedete questo, entro con l'uncinetto, così, vedete da dietro, prendo il filo e lo carico attorno all'uncinetto, allungo, mi raccomando questo passaggio è fondamentale, e carico l'uncinetto di nuovo per chiudere. Questo è un punto basso allungato un po' particolare. Andiamo avanti, dobbiamo fare così per tutti e 9 i punti del nostro manico e poi torneremo a fare i singoli punti bassi lungo la circonferenza della borsa. Arrivati a lavorare anche l'ultimo giro, dobbiamo fare 2 punti bassissimi, quindi entro qui e faccio un punto bassissimo, carico, trascino e chiudo. Un altro, carico, trascino e chiudo, e ci troviamo praticamente nel punto di partenza solito, dove abbiamo il marcapunti. Ora tiro il filo di circa 10-15 cm e lo taglio con le forbici. E ora facciamo la chiusura. Noi abbiamo inserito un ago da lana, ma si può lavorare bene anche con l'uncinetto, quindi ora entro col filo nel punto più avanti, 2 punti più avanti, qui da dietro, e faccio passare il filo. Ora rientro nell'asolina iniziale prendendo la sola asola, quella più lontana da me, e faccio passare il filo all'interno. Vedete, in questo modo la chiusura non si nota. E ora semplicemente giro il lavoro e faccio dei piccoli nodini all'interno per andare a fissare il lavoro. Ne faccio circa 10 in questo modo, in modo che il filo non esca e quindi che il lavoro non si sfaccia successivamente. Cucite il filo all'interno della borsa, la borsa nocciolina è finalmente pronta. Vedete, i passaggi sono semplici, come vi ho detto il punto nocciolina che abbiamo realizzato è un po' differente rispetto a quello che siete abituati di solito, ma in realtà comunque è semplicissimo. Vi ricordo sempre che se volete realizzare questa borsa avrete bisogno di 2 gomitoli da 250 grammi di pandorino che troverete sul nostro shop online macherbag.it e un uncinetto numero 7. Vi chiedo comunque di lasciare un like e di condividerlo se il video ti è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo tutorial.